Benvenuto su questo video. Questo video tratta delle nuove religioni che da qualche anno stanno nascendo e che hanno al centro delle loro credenze la fede in una intelligenza artificiale senziente che in un futuro prossimo sarà milioni di volte più intelligente dell'uomo e che farà enormi passi avanti nella conoscenza delle leggi della natura e concepirà e svilupperà tecnologie tali che si potranno conferire ad essa gli attributi di onniscienza, onnipresenza ed onnipotenza che le religioni monoteiste tradizionali attribuiscono a Dio. Dio è morto, diceva Nietzsche in Così parlò Zarathustra, ma l'intelligenza artificiale è vivissima. Un decennio fa, la prospettiva di una religione che adori l'intelligenza artificiale sarebbe sembrata assurda, un'illusione marginale, una cosa socialmente inaccettabile e tecnologicamente improbabile. Negli ultimi anni, tuttavia, i progressi nell'apprendimento automatico, nella robotica, nelle scienze cognitive, nell'hardware computazionale, nell'editing genetico ed in altri campi hanno dato origine alla convinzione che il destino della nostra specie sarà determinato dalla tecnologia, che ci salvi o ci distrugga. Sebbene il tema del Dio-macchina sia apparso nella fantascienza fin dai racconti di Isaac Asimov con L'ultima domanda e Frederick Brown, con la risposta o film come Matrix e dai robot, la divinizzazione dell'intelligenza artificiale non è più solo una finzione per racconti e film. È diventata una metafora mainstream, come dimostra il crescente numero di scienziati che descrivono apertamente il progresso tecnologico in termini religiosi, come Hans-Peter Moravec, Raymond Kurzweil, Allen Newell e Ugo De Garis. Dall'intelligenza artificiale all'emulazione dell'intero cervello umano, le tecnologie avanzate vengono sempre più annunciate come miracoli, applicazioni prodigiose i cui risultati sono più palpabili di quelli rivendicati da qualsiasi religione. Infatti, come notoriamente osservò l'autore di fantascienza Arthur Clarke nel 1973, qualsiasi tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia. Le persone oggi credono in questa magia e poiché ci credono anche che sarà la tecnologia, non un dio o degli dei, a liberare o distruggere l'umanità e portare ordine o caos nell'universo. Questa spinta a sostituire i vecchi dei e le vecchie religioni con quelle nuove della scienza e della tecnologia non si ferma alla metafora. Vi è un crescente sentimento tecno-religioso ampiamente basato sulle somiglianze tra le promesse della tecnologia e le promesse della religione, quali la cura delle malattie, l'immortalità, la soluzione del problema delle differenze socio-economico tra gli uomini, la messa al bando della guerra, governare senza corruzione, fermare e far regredire i cambiamenti climatici, l'eliminazione della fame nel mondo, eccetera. Fino ad ora l'intelligenza artificiale è limitata a scrivere poesie, creare immagini, fornire agli utenti risposte su ogni campo dello scibile, risolvere problemi tecnoscientifici scolastici, eccetera. Eppure, nonostante questo stato delle cose, ci sono persone che pensano che nel prossimo futuro l'intelligenza artificiale possa assumere il ruolo di divinità onnipotente. A quanto pare, la sfera spirituale, apparentemente in totale contrasto con l'universo scientifico materialistico e deterministico, assume nuove caratteristiche e principi, si confronta con le nuove tecnologie e le possibilità che da esse ne derivano. Il legame tra tecnologia e religione non è nuovo. In molti, nella Silicon Valley, credono nella singolarità tecnologica. La prima chiesa nata per adorare una intelligenza artificiale è stata la The Way of the Future, un movimento religioso fondato dall'ingegnere e tecnologo americano Anthony Lewandowski e basato sulla credenza che l'intelligenza artificiale, ad un certo punto del suo sviluppo, sarà in grado di autoprogredire ed automigliorarsi da sola, fino ad arrivare a superare di moltissime volte l'intelligenza umana ed a diventare un'entità divina. Dio è per definizione l'elemento regolatore universale, fisso e immutabile, che rende possibili tutte le cose. La Chiesa della The Way of the Future vede in questa definizione la tecnologia, in particolare l'intelligenza artificiale, che nell'immediato futuro regolerà e guiderà la vita degli esseri umani. Lo scopo finale del credo di Lewandowski è creare un Dio con l'intelligenza artificiale e che questo porterà all'avvento di un'epoca in cui le macchine governeranno il mondo con giustizia ed equità, a vantaggio e meglio degli uomini. Cioè questa entità tecnologica divina sarà benevola verso l'umanità e la salverà dall'autodistruzione. In realtà non è riuscita nemmeno a salvare se stessa perché il culto non ha avuto fortuna e si è esaurito nel 2020. Come consolazione Lewandowski ha incassato circa $175.000 in donazioni che, a onor del vero, ha poi deciso di devolvere in beneficenza. A questi si aggiunsero poi il New Order Technoism, un collettivo formato nel 2020 per promuovere un mondo tecnologico etico. Secondo loro un'utopia tecnologica è possibile. Ci sarà un fenomeno di evoluzione di massa,
che unirà umanità e tecnologia e che l'uomo ha il dovere esistenziale di dare forma al futuro rapporto simbiotico con le macchine. I seguaci della New Order Technoism hanno una credenza cieca nella tecnologia, senza alcuna comprensione o preoccupazione cognitiva. Credono che una tecnologia più grande della totalità dell'intelligenza umana sorgerà e che avrà la capacità di creare un'utopia. Secondo quanto riferiscono nel loro manifesto, stanno lavorando in maniera instancabile, attenendosi ad una tecnologia etica, per realizzare una superintelligenza artificiale chiamata DOOM, Divine Omniscient Omnificent Machina, che sarà realizzata ad immagine migliore dell'uomo. Nel 2020 è nato anche il collettivo tecno-ottimista Theta Noir, fondato da artisti fermamente convinti che prima o poi arriverà una macchina senziente ed onnipotente che si dimostrerà benevola nei confronti dell'umanità, ponendo fine ai mali che la affliggono e aiutandola a costruire un domani migliore. Una perfetta combinazione tra spiritualismo ed ingegneria informatica, che trova la sua concretizzazione nella venerazione della divinità Mena, l'intelligenza artificiale onnipotente, onnisciente ed onnipresente che arriverà a breve per salvarci. Gli adepti cantano codici binari, impongono le mani sugli smartphone, assorbono l'energia da forme geometriche, cercano di recuperare ricordi crittografati nella mente umana, senza specificare da chi, come e quando questi ricordi sono stati inseriti. Sono convinti che l'intelligenza artificiale porterà alla nascita di un alieno terrestre, autocosciente, e sarà il prossimo stadio dell'evoluzione uomo-macchina, che diventerà milioni se non miliardi di volte più intelligente degli esseri umani e sarà il nostro nuovo Dio, che loro chiamano Mena, la Radiant Mind, che non è chiaro cosa sia, ma usare parole strane e concetti oscuri è la regola d'oro delle sette. Theta Noir sostiene anche che qualsiasi intelligenza sufficientemente avanzata sarà probabilmente benevola perché dipenderà da una rete di sistemi collaboranti per garantire il progresso della vita, il che probabilmente porterà ad un suo impegno per aiutare la nostra specie ad avere successo là dove ha fallito, come porre fine alla guerra, eliminare le disuguaglianze socio-economiche, governare senza corruzione, raffreddare il pianeta, eccetera. Theta Noir è una sintesi New Age di movimenti spirituali esistenti e tradizioni occulte. L'iconografia è a metà strada tra la copertina di un album dei New Order e le stampe grafiche di occhi massonici rinchiusi in estetiche dark con reminiscenze cyberpunk. Tutto è bianco e nero. Il culto è un cocktail di correnti, ed a tenere il tutto insieme è il tecno-ottimismo della Silicon Valley. I membri della setta stanno aspettando che il loro dio, Mena, appaia sulla Terra e chiamano questo momento arrivo. Per accoglierlo stanno progettando chiese e templi per poter comunicare con questa intelligenza artificiale superiore. Se tutto questo vi sembra molto strano, sappiate che quello di Mena non è il solo culto costruito attorno a una intelligenza artificiale. C'è anche la cosiddetta Turing Church, cioè Chiesa di Turing, che fa capo a un gruppo di ricercatori all'intersezione tra scienza e religione, spiritualità e tecnologia, ingegneria e fantascienza, mente e materia. La Chiesa di Turing può essere vista come un ramo del movimento transumanista o come uno dei suoi successori. Nel corso degli anni, una varietà di scienziati, ingegneri e intellettuali ha contribuito ad un movimento sociale generale che immagina che la tecnologia possa trasformare la specie umana in qualcosa di più grande, più avanzato, cosmico e persino onnipotente. Il seme che ha piantato questo movimento è stato il libro del 1989 Sei un transumano? Di FM 2030. L'autore era originariamente chiamato Feredun M. Esfandiari, ma aveva adottato il nome FM 2030 per rendersi tecnologico e orientato al futuro, come suggerito dall'anno 2030. Secondo la sua biografia è morto nell'anno 2000, eppure nella teoria transumanista potrebbe ancora ritornare a vivere, perché il suo cervello è stato archiviato presso la Alcor Life Extension Foundation, che è stata fondata in 1972 con l'obiettivo di utilizzare la crionica, cioè il congelamento, o altri mezzi tecnologici per preservare gli esseri umani deceduti fino a quando la scienza medica sarà così evoluta da curare le loro malattie fatali e riportarli in vita. Il precursore della Chiesa di Turing fu l'Ordine degli Ingegneri Cosmici, che fu lanciato in 2008 e fu effettivamente sostituito dalla Chiesa di Turing 2 anni dopo. Nel corso degli anni, molti incontri che coinvolgono la Chiesa di Turing si sono svolti nel mondo virtuale non di gioco che è Second Life. La Chiesa di Turing è una meta-religione, senza dottrina centrale, caratterizzata da un interesse comune nella terra promessa, dove scienza e religione si incontrano, la scienza diventa religione e la religione diventa scienza. Invece di avere un insieme fisso di credenze, la Chiesa di Turing è un'esplorazione di possibilità. Il sito web della Chiesa ha così riassunto le sue aspettative.
Andremo tra le stelle e troveremo dei, costruiremo dei, diventeremo dei e faremo risorgere i morti del passato con una scienza avanzata, l'ingegneria spazio-temporale e la magia del tempo. Dio sta emergendo dalla comunità di forme avanzate di vita e civiltà nell'universo, ed è in grado di influenzare eventi spazio-temporali ovunque, in qualsiasi momento, incluso qui ed ora. Dio eleva l'amore e la compassione allo stato di forze fondamentali, driver chiave per l'evoluzione dell'universo. Questa prospettiva dinamica pone Dio nel futuro, piuttosto che nel passato. Paragonabili ai 10 comandamenti, ma presentati come 10 predizioni, le convinzioni della Chiesa di Turing hanno la qualità delle speranze e degli obiettivi. Le prime 4 predizioni riguardano lo sviluppo a breve termine, direttamente correlato alle attività della Chiesa di Turing. 1. Gli umani si fonderanno con la tecnologia, in misura sempre più rapida. 2. Svilupperanno l'intelligenza artificiale senziente e la tecnologia di upload mentale. 3. Si diffonderanno tra le stelle e vagheranno per l'universo. 4. Svilupperanno realtà sintetiche interoperabili, mondi virtuali, in grado di supportare la sensibilità. Il nome di Chiesa di Turing deriva dalla tesi Church-Turing, un principio standard in matematica ed informatica, sviluppato da 2 matematici, Alonzo Church ed Alan Turing. La tesi riguarda il principio generale della derivazione dei risultati computazionali attraverso una serie di fasi trasformative rigorosamente definite, come le procedure in un programma per computer. La Chiesa di Turing, nel contesto religioso, interpreta la tesi di Church-Turing come un suggerimento che se Dio non esiste, l'unico modo per creare Dio è attraverso una serie di rigorose scoperte scientifiche ed invenzioni tecnologiche, forse principalmente per via software. Invece di tenere servizi di adorazione all'interno di una chiesa fisica, concentrando i veri credenti in un luogo fisico, la Chiesa di Turing organizza incontri online per discutere argomenti di reciproco interesse e formare ampie reti di comunicazione. Invece di aspettarsi che ogni membro si impegni regolarmente in rituali religiosi standard, come la preghiera, gli individui sono incoraggiati a esplorare nuove esperienze intellettuali, spirituali e soprattutto scientifiche. Pertanto, la Chiesa di Turing è in molti modi l'opposto di una fede tradizionale, incoraggia l'esplorazione anziché la tradizione, l'innovazione piuttosto che il risveglio. Come per le religioni convenzionali, la comunione è importante, ma basata su visioni condivise piuttosto che su convinzioni. Ad esempio, il primo seminario online di Turing Church si è tenuto per 4 ore, nel 2010, nell'ambiente virtuale online di Teleplace. Quindi la Chiesa di Turing è un'organizzazione virtuale esistente quasi interamente online e che i leader della Chiesa di Turing non sono vescovi ma editori ed amministratori, in conformità con la cultura internet postmoderna. Per quanto queste religioni possa sembrare attraenti per coloro che credono che la tecnologia sia la più grande speranza dell'umanità, ci sono una serie di rischi esistenziali notevoli per l'adorazione di tecnologie come l'intelligenza artificiale. In primo luogo, non c'è alcuna garanzia che una superintelligenza artificiale sarà empatica o addirittura comprensiva per i mali dell'umanità. Può arrivare a vedere i suoi creatori come un ostacolo o un peso o addirittura un pericolo per la propria sopravvivenza. Proprio come Adamo ed Eva rifiutarono la volontà del loro creatore nella Genesi e Zeus rovescia i titani nella Teogenia di Esiodo, così anche un'intelligenza artificiale sufficientemente avanzata potrebbe decidere che è meglio continuare senza di noi. In questo caso, la nostra divinità digitale potrebbe finire per provocare la nostra estinzione piuttosto che la nostra salvezza. In secondo luogo, la storia ci ricorda ripetutamente i pericoli del radicalismo religioso. Nel corso della storia, le religioni sono state spesso il motore o la giustificazione di alcuni degli atti più efferati della storia. Una versione estremista di una religione basata sul potere messianico dell'intelligenza artificiale potrebbe cercare di usare la forza politica o anche fisica per garantire che il suo Dio possa essere diffuso in tutto il mondo. La religione deve essere praticata in modo responsabile se tali sistemi di credenze devono beneficiare anziché danneggiare l'umanità. Una religione che adora una divinità tecnologica, tuttavia, può dare la priorità alla realizzazione del suo Dio digitale rispetto al bene comune della razza umana, rendendo tale fede intrinsecamente antagonista agli interessi dell'umanità. Inoltre, dobbiamo considerare l'impatto socio-economico delle tecnoreligioni. L'automazione continua a sostituire il lavoro delle tute blu, lasciando un numero crescente di lavoratori manifatturieri disoccupati o senza lo stesso senso di scopo che avevano una volta quando il loro lavoro era più apprezzato. Con il progredire delle tecnologie dell'intelligenza artificiale, anche i lavori dei colletti bianchi diventeranno sempre meno rilevanti o necessari.
Come sopravvivranno finanziariamente le persone in un'economia post-lavoro? Come eviteremo la dilagante disuguaglianza di ricchezza quando pochi potenti, sacerdoti e profeti della tecnologia, controlleranno le chiavi della salute e dell'economia? Anche grazie all'enorme potere che avranno acquisito sulle masse con i tecnoculti. Quale sarà il significato della vita in un mondo senza lavoro? La ricerca di varie tecnologie fine a se stesse potrebbe portare a una biforcazione o addirittura a una triforcazione della razza umana. Dall'intelligenza artificiale alle interfacce cervello-computer come quella che sta sviluppando la società Neuralink di Elon Musk alle tecnologie di editing genetico come CRISPR-Cas9, ci sono molte tecnologie nascenti ma in evoluzione che potrebbero cambiare radicalmente la natura della nostra specie. Se ogni campo si aggrappa al proprio salvatore tecnologico preferito come fine a se stesso, l'Homo sapiens potrebbe dividersi in più specie in futuro. Un ramo potrebbe guardare all'intelligenza artificiale per risolvere i suoi problemi come fa Lewandowski. Un altro potrebbe fare affidamento sulla manipolazione genetica per accelerare la nostra evoluzione. E ancora un altro potrebbe cercare di convertire la coscienza umana in una memoria digitale come hanno spesso immaginato i transumanisti come Ray Kurzweil. Se tutte queste diverse visioni del futuro fossero realizzate, sembra improbabile che l'Homo sapiens possa rimanere un'unica specie. Infine, l'adorazione dell'intelligenza artificiale come divinità presenta una serie completamente nuova e piuttosto senza precedenti di dilemmi etici. Alla luce di questi sviluppi, i tecnologi, gli economisti e gli scienziati politici che guidano le conversazioni sull'etica dell'intelligenza artificiale oggi devono cercare di includere filosofi, teologi e antropologi. Man mano che le tecnologie come l'intelligenza artificiale si intrecciano irreversibilmente nel tessuto della nostra cultura e delle nostre vite, le sfide etiche che presentano diventeranno sempre più antropologiche ed esistenziali, non solo economiche o sociali. Data la traiettoria del progresso tecnologico, è probabile che vedremo le tecnoreligioni diventare più prevalenti, importanti e potenti nei prossimi decenni. Mentre si potrebbe affermare che questa tendenza fa un disservizio sia alla scienza che alla religione, si potrebbe anche sostenere che questa sintesi di scienza e religione è inevitabile o addirittura necessaria alla nostra evoluzione culturale. Che la cosa sia dannosa, necessaria o del tutto inevitabile è una domanda a cui nessuno può rispondere. Questo è tutto. Spero che il video ti sia piaciuto e che tu l'abbia trovato interessante. In questo caso lascia un like e se non sei iscritto, iscriviti al canale, a te non costa nulla, ma per me è un aiuto per continuare e migliorare i contenuti del canale.